Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Toro. Può essere un momento riflessivo, un momento dove vedrete altri lati della medaglia, potreste valutare cose che fino ad adesso non avete visto, oppure potrebbe anche essere un momento dove accetterete la realtà dei fatti, accetterete che certe cose non si possono cambiare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, e sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, trovate il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al video corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con una regina di spade, il matto, 6 di coppe, cinque di bastoni, abbiamo la torre, il diavolo e il carro, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere qual è l'energia generale del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale e quindi vi dirò quando succede che cosa di quello che abbiamo visto qui. Tenete presente che le altre tre letture per la seconda parte del 2026 sono già tutte online. Ce n'è una generale, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e le relazioni, e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Allora, partiamo da questa regina di spade. 9 di pentacoli e 5 di pentacoli. Andiamo a vedere anche questo matto. Imperatrice e 8 di coppe. Io ho la sensazione che qualcuno di voi inizierà un nuovo percorso, può essere lavorativo, progettuale, che devo dire, secondo me potrebbe avere un discreto successo. Diciamo che la sensazione che ho è che vi stiate muovendo per togliervi da qualche situazione stagnante, da qualche situazione statica. È come se aveste voglia di raggiungere la vostra autonomia, la vostra indipendenza. Non è solo una indipendenza a livello economico, anche se sì, per molti lo è, perché partiamo già subito con due carte di pentacoli, ma è una indipendenza, un'autonomia anche proprio a livello mentale, a livello di scelte, a livello di cosa voglio io e come penso di arrivarci. Andiamo a vedere 6 di coppe, cavaliere di pentacoli e 5 di bastoni. Dunque, con questo cavaliere di pentacoli potrebbero essere lente le cose, ma perché ho come la sensazione che potrebbero esserci delle distrazioni lungo il cammino. Anche qui abbiamo un 5 di bastoni, imperatore, 9
di spade e 9 di coppe. Io credo che stiate lottando, stiate lavorando per ottenere, come vi dicevo prima, questa indipendenza, ma non è una tantum, cioè qui avete imperatore e imperatrice, state cercando di creare qualcosa di stabile, di duraturo, di concreto, di appagante. Però con questo 9 di spade è come se ci fossero ancora dei temi che vi preoccupano, potrebbe essere il non riuscire ad arrivare a tutti gli obiettivi che vi siete prefissati, potrebbe essere il fatto di non riuscire a vedere bene dove state andando, perché effettivamente con questo Cavaliere di Pentacoli c'è una certa lentezza nello sviluppo delle cose. Andiamo a vedere la torre. 4 e 4, 4 di bastoni, 4 di pentacoli, e che è come se non riusciste a stabilizzare questo nuovo inizio. Cioè, io vedo che c'è un inizio, c'è una crescita, ma poi è come se lungo il cammino ci fossero delle distrazioni, delle difficoltà che non vi permettono di stabilizzare quello che voi vorreste stabilizzare. Può anche essere che sia più difficile del previsto, fermare questa cosa. Cioè, vi faccio un esempio: se fosse un lavoro stagionale o un'attività stagionale o un prodotto stagionale, è chiaro che diventa difficile venderlo tutto l'anno, ed è come se stesse cercando di vendere i costumi da bagno a gennaio, i bikini a gennaio. Cioè, sì, li potete vendere effettivamente perché nessuno blocca le vendite, però non ci saranno, non c'è quel fatturato come in estate. È come cercare di mantenere un fatturato costante in un modo che è pressoché impossibile, a meno che non iniziate a vendere per esempio online. E quindi quando qui è inverno, nel sud dell'emisfero è estate e avete effettivamente come un riscontro. Cioè, ho la sensazione, era per farvi un esempio, no? Per farvi capire cosa intendo per stabilizzare. Andiamo a vedere il diavolo. Sento che, perché vi ho fatto questo esempio? Perché sento che è un qualche cosa che ha a che fare con l'estate, la primavera, la bella stagione. Potrebbe essere un lavoro, magari quello dei matrimoni, delle feste, per esempio, delle sagre, che si fa comunque da marzo a ottobre, quindi si salta la fine dell'autunno e l'inverno. Allora, qui abbiamo mago e sacerdotessa per il diavolo. Io sento che è come se ad un certo punto, siccome arriva la torre destruttura. La torre toglie le certezze di questa continuità, di questa stabilità, e secondo me qui con questo diavolo arriva come qualche cosa di nuovo da poter proiettare sul futuro. Io lo sento come una carta di potere personale in questo caso. È come se arrivasse potrebbe anche essere un aiuto per qualcuno, quella visione, quell'idea, quel tipo di prospettiva che prima non avevate, che vi dà come un nuovo potere, quindi è il ah, ok, ho capito che cosa posso fare per vendere i costumi tutto l'anno. Per esempio, non lo so, inserirmi su Amazon piuttosto che prendere contatto con quell'azienda nel sud del mondo, Brasile o cose così, dall'altra parte dell'emisfero, per riuscire a garantirmi la continuità. È un po' questo, è un po' il trovare lo stratagemma, trovare l'idea. Andiamo a vedere il carro. Asso di spade, quindi qui c'è un inizio, c'è un movimento, c'è una scelta, si prende finalmente una direzione, abbiamo un fante di coppe e un 4 di spade. Sì, io credo che entro la fine dell'anno potreste iniziare a parlare di altri progetti.
Per qualcuno con questo mago e l'asso di spade si manifesta già questo progetto, è come un mettersi all'opera, secondo me. Allora ragazzi, se siete disoccupati, io sento che qualche cosa potrebbe iniziare effettivamente e ho la sensazione che neanche per voi possa essere stabile, nel senso che potrebbe proprio essere un lavoro stagionale, però insomma, si tratta di occuparsi e non preoccuparsi, ma solo di occuparsi di cercare un nuovo lavoro, diciamo una stagione precedente a quella che dovete lavorare. Se siamo in estate e volete fare la stagione invernale, è già ora di mandare il curriculum, insomma. È come partire per tempo. Vi dico, c'è una prospettiva di espansione, anche perché con questo appeso sento che qualcuno inizierà a considerare lavori che magari prima aveva scartato. C'è un matto, quindi c'è un nuovo inizio, c'è un mago, c'è un asso di spade. Sento che c'è un buon potenziale per iniziare come un nuovo percorso lavorativo. Può anche essere una nuova collaborazione, Per esempio conoscete una persona nell'ultimo lavoro dove siete stati che ha conoscenze o fa tanti lavori. Questo succede spesso nei lavori, nei ristoranti, perché il lavoro al ristorante è sabato e domenica e molte persone hanno comunque un loro lavoro, diciamo così, normale in settimana e conoscendosi poi sabato e domenica ci si scambiano i numeri, ah sai ci potrebbe essere quell'azienda che cerca, o sento una cosa di questo genere, perché lo vedo tanto il lavoro saltuario qui e può essere che partecipando a uno di queste giornate, di queste serate, di questi lavoretti, chiamiamoli così, possiate effettivamente conoscere qualcuno che vi dia là per qualche cosa di più concreto. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, lo vedo un buon periodo, ragazzi, sinceramente, potrebbero iniziare nuove mansioni, ok? Io sento che qualcuno potrebbe ricevere la promozione. I trasferimenti no, non li sento tanto, anche se è vero che alla fine avete il carro, però probabilmente non in questo semestre, potrebbe essere magari nel 2027, però è come se adesso probabilmente li valutaste. Per le persone che sono autonome, vedo che c'è un periodo di espansione e di restyling anche aziendale. Io sento che con queste carte potreste decidere di cambiare certe dinamiche aziendali, certe regole, certi prodotti, certi servizi, magari smettere di darli e di crearne altri di nuovi. Sento, mi dicono pacchetti promozionali. È come se doveste lanciare qualche nuovo prodotto o servizio e lo aggiungeste ad magari al prodotto che è venduto di più. Shampoo, avete uno shampoo che vendete tantissimo e insieme mettete in promozione la spazzola di legno biologico, non lo so, di legno giapponese, stagionato, che non rompe i capelli, insomma, avete capito. Per quello che riguarda la parte progettuale, allora, per chi avesse dei progetti, sento che non sarà semplice portarli avanti, ma nonostante questo avrete delle grandi soddisfazioni. Grandi ragazzi, grandi soddisfazioni. Anche monetarie, se fossero progetti che avete monetizzato. Per quello che riguarda se state cercando casa, vi dico che potrebbe esserci come un cambio di direzione all'ultimo minuto. Cioè, tipo, è un po' che avete visto quella casa, vi piace tantissimo, all'ultimo minuto no, cambiate idea perché ci sono problemi con i documenti, perché ne avete vista un'altra che vi piace di più e costa anche meno. C'è come un cambio di progetto all'ultimo. Per quello che riguarda la parte monetaria, devo dire che andrà piuttosto benino, non è un benissimo, però non è, cioè la sento in lento aumento, ok? Sarete parsimoniosi, sarete oculati,
cercherete di gestire al meglio il denaro e secondo me ce la farete, amici del Toro. Mm, che altro dire? Ah, gli investimenti. Se avete degli investimenti, allora dipende un attimino da che tipo di investimento avete scelto, però come l'idea che quelli online potrebbero andare bene, quindi borsa, BTP, quelle cose lì, quelli immobiliari, nì. Cioè, se siete in questa fase di compravendita della casa, come vi dicevo prima, lì sento che potrebbe esserci come un cambio all'ultimo minuto perché o vi rendete conto di qualche difetto strutturale o magari vi rendete conto che, non lo so, c'è da rifare l'impianto elettrico piuttosto che l'impianto idraulico. È come se ci fosse qualche, purtroppo, cattiva notizia che vi fa un po' rivedere il tema investimenti immobiliari, ok? Bene, andiamo a vedere mese per mese quando succederà che cosa. Partiamo con un 4 di denari. Fante di bastoni, giustizia. 5 di pentacoli che avevate già qui. Abbiamo un 10 di coppe. E un cavaliere di coppe. Bene ragazzi, qui direi che è semplice, c'è una carta a mese, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Allora, partiamo da questo 4 di denari che voi avevate qua. Eremita, amanti, giudizio, re di pentacoli, 7 di coppe e fante di spade. Allora, luglio è un mese per valutare, secondo me. Avete questo giudizio che potrebbe fare riferimento a qualcuno che vi ricontatta, magari una vecchia agenzia, o tanto in testa al tema della casa, degli investimenti immobiliari, di quelle cose lì, vedendo queste carte. Se fosse un nuovo lavoro o una nuova collaborazione, per esempio, potrebbe essere qualcuno del passato con il quale avete già lavorato e che vi ricontatta per iniziare una nuova collaborazione. Devo dire che avete anche un 7 di coppe, quindi promette bene, è come se ci fossero varie possibilità di sviluppo. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 3 di coppe. 2 di bastoni e 9 di pentacoli. 9 di pentacoli ce l'avete già qui. Sento che si tratta di valutare qualche nuovo ruolo, potrebbe essere ad agosto, qualche nuova collaborazione, perché abbiamo comunque un 3 di coppe, come se a luglio riceveste la proposta e ad agosto pensaste a che cosa è meglio fare. Diciamo che ho l'idea che questa persona, questa vecchia azienda, per esempio, con la quale avete collaborato, fosse una persona con la quale vi trovavate bene, sia a lavorare, sia come ambiente di lavoro, sia come paga anche. Andiamo a vedere la giustizia, perché qui abbiamo settembre e secondo me a settembre potrebbe esserci questo contratto, questo accordo potrebbe anche essere, visto che per qualcuno per adesso le cose sono così, diciamo fuori contratto. 7 di spade. Mm, mm, mm.
Ve lo dico adesso perché poi ho paura di dimenticarmi. 7 di spade, giustizia. Attenzione a quello che firmate. 7 di spade, giustizia, diavolo. Attenzione a quello che firmate, ma soprattutto, guardate, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe dirvi, sì sì, questo è il contratto, firmate il contratto, poi vi rendete conto che non è mai stato registrato o che è un contratto fasullo. Probabilmente è per quello che avete la regina di spade. Fatevi seguire da un legale. E 9 di spade. Sì. Se non fosse un contratto, quello che dovete firmare, però magari un accordo verbale, mi viene da dire mettete giù nero su bianco come avete intenzione di sviluppare le cose, perché poi in un secondo momento potrebbero esserci recriminazioni. Vi faccio un esempio, collaborate, voi avete un'azienda e arriva un vecchio collaboratore a proporvi un nuovo progetto. Mettete nero su bianco il io mi occupo di questo, questo e questo. L'altra persona si occupa di questo, questo e questo. Nel caso ci fossero problemi interveniamo con X, Y e Z. Proprio per non trovarvi davanti a brutte sorprese, perché poi avete un 5 di denari proprio a ottobre con la carta del Papa. La regina di coppe, un 9 di bastoni, la sacerdotessa e un asso di coppe. Allora, ottobre ragazzi, siccome c'è questo 5 di pentacoli, potrebbero esserci dei fuori programmi a livello di denaro, come se ci fosse da investire di più o vedendo il Papa, quello che vi dicevo, cioè come da investire su qualche mediatore. Anche la giustizia è una carta di mediazione, però è questo 7 di spade col 9 di spade che non mi piacciono. Cioè, siate prudenti, qualsiasi sia il contratto che dovrete firmare tra settembre e ottobre, fatevi seguire da un legale. E se c'è qualche cosa che non vi sembra giusto, parlatene. Ad agosto vi dicevo che c'era come questo tempo di valutazione, prendetevelo tutto. Andiamo a vedere il 10 di denari. Imperatrice, quindi qualche cosa porterete a casa secondo me, e 2 di pentacoli, c'è qualche risultato che arriva, però è come se non fosse definitivo. Vi dico, ho la sensazione che qui qualcuno potrebbe fregarvi, mi spiegherei anche questo diavolo in un certo senso. Occupatevi voi di registrare il contratto e se per caso non ne sapete niente di queste cose perché non è il vostro lavoro, fatevi seguire da qualcuno. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, regina di pentacoli. Guardate, ho anche la sensazione, è appeso. Ho anche la sensazione che verso fine periodo, una volta che vi renderete conto di che pasta è fatta la controparte, potreste decidere di andare avanti da soli, perché comunque il 10 di pentacoli è anch'esso una carta di contratti di collaborazione, ma è girato al contrario. Quindi o questo è un preaccordo che poi non viene rinnovato, o è un accordo che a un certo punto potreste decidere di modificare, perché è un po' come se il coltello dalla parte del manico ce l'aveste voi. Questo sì, lo sento. Va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, allora, presta attenzione al tuo corpo, dice, e la lezione di oggi. Nel giorno di oggi pensa a qualcosa di cui il tuo corpo ha bisogno e di cui ieri non aveva bisogno. Ascolta, osserva e presta attenzione alle tensioni fisiche
emozionali, mentali e psicologiche del tuo organismo. Rispondi a loro in modo pieno e coscientemente. L'obiettivo: presta attenzione al tuo corpo in tutte le forme possibili. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail o nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita. Tenete presente che il percorso di crescita lo potete anche fare come autodidatti nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di chakra, di campi energetici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto ancora studiando e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi semplicemente per aiutarvi nel vostro percorso evolutivo. Sono 5 playlist, sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B e vanno viste in ordine cronologico. Detto questo ragazzi, non mi resta che augurarvi un secondo semestre splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!